Buongiorno, io sono Mitch e vi do il benvenuto nella mia cucina. Per molti settembre significa la fine delle ferie, l'inizio della scuola, degli esami, insomma, diciamolo, una grande rottura di scatole. No! No! Il rientro dalle vacanze può essere traumatico e proprio per questo motivo ho deciso di preparare un pasto al sacco che possa accompagnarci in questa nuova partenza. Una coccola salata per darci l'energia necessaria per affrontare il faticoso rientro. Per l'occasione ci spostiamo nel paese del Sollevante e attingendo alla cultura orientale prepareremo il bento con il tonkatsu. E no, non è una parolaccia, è la cotoletta giapponese. Sono sempre rimasto affascinato dalla maestria dei giapponesi nel preparare dei cestini per il pranzo che sembrano dei veri e propri gioielli. Che faccio, glielo dico? Ma sì, dai. Ok, ve lo dico, a 3000 like proveremo a fare insieme il bento oe kakiben. Il bento oe kakiben è una tipologia di bento ritratto. In pratica i giapponesi, intagliando e accostando diversi colori, riescono a disegnare con il cibo. E quindi mettete subito like qui sotto se volete che lo provi insieme a voi. E ora passiamo alla ricetta. Per prima cosa prepariamo il riso, quello che usiamo per il sushi. Come sapete è necessario lavarlo per togliere l'amido in eccesso e renderlo meno colloso. Quindi prendiamo 150 g di riso, poi aiutandoci con una ciotola, laviamo il riso strofinandolo con le mani delicatamente per non rompere il chicco. Ripetiamo il passaggio 3-4 volte e infine lasciamo il riso nell'acqua per 20 minuti. Risciacquiamo il riso e mettiamolo dentro una pentola ricoperta di acqua fredda. All'incirca per 150 g di riso usiamo 200 ml di acqua. Chiudiamo con il coperchio e portiamo ad ebollizione a fiamma media. Quando inizierà a bollire mettiamo il fuoco al minimo e lasciamo cuocere per 10 minuti. Infine togliamo il pentolino dal fornello e lasciamolo riposare senza togliere il coperchio per altri 10 minuti. Il procedimento da seguire è molto semplice, ma le prime volte potrebbe capitare di sbagliare. Niente paura. Solitamente gli errori più comuni sono a causa di una fiamma troppo alta che potrebbe bruciare il riso o la perdita di vapore alzando il coperchio durante i vari passaggi. A questo punto versiamo il riso dentro una pirofila di vetro o di legno per evitare che si attacchi alle pareti. Aggiungiamo 3 cucchiai di aceto di riso e mescoliamo con un cucchiaio di legno. In alternativa potete usare l'aceto di mele. Una volta pronto, mettiamolo quindi da parte. Prima di procedere con la carne, dobbiamo fare un ulteriore passaggio. In Giappone si può comprare il namapanko, il panko fresco, che garantisce una frittura migliore, mentre quello che troviamo nei nostri negozi, per la maggior parte, è il panko secco. Quindi, 15 minuti prima della frittura, con uno spruzzino inumidiamo il nostro panko. Finalmente possiamo passare al pezzo forte, la lombata di maiale. Usiamo una fetta alta 2-3 cm, non troppo magra. Il grasso renderà la carne più saporita e morbida. Ricordiamoci però di incidere la parte grassa della carne per non farla ricciare in cottura. Con il dorso del coltello o con un batticarne battiamo la carne per renderla più omogenea e morbida dopo la cottura. Aggiungiamo sale e pepe su tutti e due i lati prima di passare alla frittura.
Mettiamo a scaldare l'olio e intanto impaniamo la carne. Ci serviranno della farina 00, un uovo intero e il panko precedentemente umidito. Infariniamo la lombata stando attenti a coprirla completamente. Passiamola nell'uovo e infine nel panko. Una volta che l'olio avrà raggiunto i 170 gradi, iniziamo a friggere. Friggiamo la carne 1 minuto per lato. Poi togliamola dall'olio e lasciamola riposare 3-4 minuti. Leviamo le briciole che si sono staccate durante la cottura e poi friggiamo nuovamente a 180 gradi per 30-40 secondi per lato. Friggere la carne in 2 momenti è un trucco per non cuocere troppo la carne, che risulterebbe altrimenti secca e dura. Lasciandola riposare prima di completare la cottura ci permette di ottenere una frittura croccante ma con una carne morbida e succosa. Sentite che bel suono che fa questa panatura. Prepariamo il nostro bento. Mettiamo prima il riso, il cavolo cappuccio e le nostre fette di tonkatsu. Aggiungiamo la salsa tonkatsu. È una salsa fatta apposta per questa pietanza. Si trova quasi in tutti i supermercati nel reparto etnico. Come abbiamo visto nella videoricetta, nel primo box del nostro bento abbiamo messo del tonkatsu insieme al riso per il sushi. Mentre nel secondo box, oltre alle salse, ho deciso di mettere semplicemente della frutta fresca, in questo caso delle pesche, ma se volete qualcosa di più particolare, allora potete optare per una semplice insalatina di mango con dell'avocado, carote, grigli di noce e una spruzzata di lime. Itadakimasu.